Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro. Andiamo a vedere a che punto sei dell'evoluzione spirituale, a che punto ti trovi, quali doni hai integrato del karma o cosa ti trovi ad affrontare in questo momento per integrare i doni spirituali e manifestare la tua grande capacità di creazione. Non l'ho detto negli altri video dei segni zodiacali, in qualcuno sì, in qualcun altro no. E vi consiglio di salvarvi questo video per avere un monito, va bene? Fino a quando poi non ne faremo un altro su questo tema. Va bene. Allora, andiamo a metterci le carte dei Sefirion. Abbiamo il regno gregorico, che è il regno della vittima, dei condizionamenti, delle paure del sistema in cui si è vittima degli eventi. Il regno delle ombre, il regno di transizione, per arrivare al regno della chiara luce, che è il regno del mago, della piena consapevolezza di chi sei in qualità di essere divino incarnato sulla terra e non vittima del mondo esterno, che non è altro che una tua proiezione. Invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà, visto che questa è una scuola iniziatica, proprio passo passo ci seguiamo giornalmente per raddrizzare il tiro quando ce n'è bisogno, per andare a scoprire la tua magia, la tua vera essenza di essere unico e irripetibile. Allora, andiamo a vedere a che punto siamo per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro. Per le mie ragazze e i ragazzi del segno del cancro, a che punto sei della tua evoluzione spirituale, karma e dharma, missione dell'anima? A che punto sei della tua evoluzione spirituale? Eccola qui. Allora, vediamo. Wow, ci sei già! Il regno della chiara luce significa che sei già nella piena consapevolezza di essere tu il creatore di tutto ciò che manifesti. Quindi sei già nel regno della magia consapevole. La magia è un atto di volontà coscientemente indirizzato nella creazione di uno o più obiettivi specifici. La magia è l'atto cardine di cambiare le cose. Allora tu stai cambiando le cose dalla prospettiva della responsabilità piuttosto che della vittima o della colpa. E andiamo a vedere in che momento ci troviamo di questo meraviglioso regno della chiara luce. Quindi ti dico già che sei in una fase altissima di evoluzione, di consapevolezza, perché la consapevolezza, come la conoscenza che rende l'uomo libero dalle gabbie mentali, dal sistema di credenze limitante. Ok, vediamo un po' a che punto ci troviamo. Wow, splendore, gloria, intelletto. Lascia che i tuoi talenti risplendano, sei luce anche per gli altri. Questa carta, se non sbaglio, è uscita anche all'Acquario. È una carta potentissima che mi dice che sei in un momento di gloria, di splendore della tua anima. La tua anima è felice di quello che hai fatto fino a questo momento e ti aprirà la strada per esserti affidata a lei, alla tua anima, al tuo sé superiore e non aver avuto ripensamenti perché ti senti piena, pieno, vivo dentro di te. Ti senti Dio, Dio che cammina, che fa esperienza di se stesso e ti dice adesso lascia che i tuoi talenti risplendano perché sei luce per gli altri, sei un faro di luce per le persone. La tua anima ti sta mettendo al servizio del collettivo perché sei pronta o pronto a dare tutta la luce che sei, la consapevolezza che hai. E quindi ti dice lascia che i tuoi talenti risplendano, fai risplendere i tuoi talenti nella forma che il tuo istinto chiama, non ti fare problemi, non ti fare dubbi, vai, vai dritta come la tua anima ti ispira. È una carta bellissima. Vediamo un po' da qual è il talento, qual è questo talento, qual è il talento che abbiamo integrato per il cancro. Questo si spende su più ambiti della tua vita, perché il livello di coscienza in cui ti trovi adesso che plasma tutti gli eventi della tua vita. Ok. Qual è il talento cardine che abbiamo integrato? Qual è l'archetipo che abbiamo integrato?
Ah, l'addicto. Non sei più vittima delle condotte di dipendenza. Non sei più vittima di tutte le condotte di dipendenza. Non hai più... non metti più la tua mente al di sopra dell'anima, quindi ha più ad ampio raggio. Quindi non è è l'archetipo della vittima che non c'è più, praticamente. E quindi questo, il fatto che hai riconosciuto di essere luce, di essere splendore, di essere tu la co-creatrice o il co-creatore della realtà, ti permette di far fronte a tutte le condotte distruttive che hai potuto avere in passato, che sono condotte distruttive che vengono messe in scena quando abbiamo dentro l'archetipo della vittima. Il mondo è cattivo, è tutto contro di me. No, quella è la vittima. Tu sei il mago, hai capito che la proiezione dell'anima che hai fatto fino a questo momento ti è servito affinché tu potessi rinascere. Come dice Gesù, dovete nascere due volte. La prima è quella in cui subiamo il karma. La seconda è quella in cui diveniamo creatori consapevoli della nostra realtà. Risolviamo il karma, diventiamo maghi, realizziamo qualunque cosa. Caspita, vediamo cosa ci dicono le altre carte dei Sefirion con gli Angelion. Voglio vedere se mi esce qualche talento o qualità in particolare oppure quello che ci dicono. Ne metterò 3. Una, 2, 3. Dice poi qua che hai un talento innato per risolvere le questioni, sia tue che di altri. Hai un talento innato, fallo risplendere con la consapevolezza. Ok, andiamo a vedere. Amore, unione, fiamma gemella, apertura, congiunzione. C'è stata la coniutio oppositorum. È avvenuta la congiunzione degli opposti. Magari sei stata male per amore. Grazie a quella sofferenza, a quel dolore, tu ti sei avvicinata sempre di più al vero amore, che è l'amore col divino, l'amore col tuo sé superiore. Come vi dico sempre, l'unica relazione possibile è quella tra umano e divino. E tutto ciò che viviamo, le relazioni che viviamo, sono un simbolo della relazione col divino. Quindi le persone che ci sono arrivate incontro a livello relazionale non è una persona individuo in sé, ma è una maschera del divino. Come vi insegno sempre, la parola persona viene dall'etrusco perso, che significa maschera. Gli etruschi utilizzavano le maschere nel mettere in scena le opere teatrali. Quindi nella messa in scena della, della tua anima a livello relazionale, con le relazioni che hai avuto, hai fatto l'esperienza di eliminare attaccamenti, paure che ti separavano dall'amore col divino, dall'amore con Dio. E quindi sei unita al tuo sé superiore, la fiamma cristica, fiamma gemella è accesa dentro di te. Hai avuto l'apertura alla comprensione di tale assunto. Cos'altro? Segui le sincronicità, fluisci verso il Dharma, unisci i punti. Adesso capirai tutto. Capirai tutto quello che ti è successo, le condotte distruttive anche che sono state funzionali e volute dal karma affinché tu ti avvicinassi all'amore col divino e soprattutto sciogliessi attaccamenti e paure legate all'amore, perché noi abbiamo paura a darci, la paura a darci alle nostre emozioni. Questo tu l'hai integrato. Cos'altro? Riposo, quiete, il sogno ispira. Potrai fare dei sogni importanti in cui la tua anima lavorerà dentro di te. Sogni importanti che ti daranno in cui il tuo sé superiore ti parla e i giorni seguenti tu fluirai verso quei sogni. Per esempio, avrai delle intuizioni durante la fase di veglia, quando si sveglia durante il giorno, e ti ricorderai che quelle intuizioni vengono dai sogni, perché ti ricorderai delle coincidenze. Va bene? Bellissima stesa veramente. Voglio vedere qual è il talento che ha integrato proprio. Non me lo stanno dicendo, significa che sono tante qualità che si paleseranno a te grazie a questa unione col divino che hai fatto. Vediamo un po', però, io ci metto la dea.
Vediamo se mi dicono rispetto a quale qualità nella particolarità hai integrato. Qual è la qualità che è stata integrata grazie alla coniutio oppositorum, la congiunzione degli opposti? L'unità sacra. Hai unito l'umano e il divino, l'amore col divino. Quindi, ragazze mie e ragazzi, è proprio la connessione col sé superiore, la qualità che hai integrato, la fede totale nel tuo sé superiore, che essendo in te vuole manifestare tanti talenti, basta che tu segui quell'intuizione. Segui le sincronicità, fluisci verso il Dharma, cioè verso il tuo destino. Hai integrato l'unità sacra, grazie a cosa? A delle condotte anche a volte distruttive che hai messo in atto, perché erano volute dal karma e ti sei risvegliata. Ho risvegliato. Mamma mia, grande potenza, complimenti alle mie ragazze e ai miei ragazzi, veramente percorso straordinario, una luce immensa e tu hai dentro l'unità sacra in modo consapevole. Sei luce forte per gli altri, guarisci gli altri con la tua presenza, ok? Sei proprio questo mi stanno dicendo. Ok, vediamo adesso cosa ci dicono i tarocchi, ci facciamo una bella croce celtica per vedere da dove è arrivato, da dove viene tutto questo e quali sono le potenziali sfide da superare grazie a questi strumenti acquisiti, che è la connessione col sé superiore. Quindi la connessione col sé superiore significa essere creativo. Perché quando seguiamo la mente razionale siamo frustrati e ostruiti nelle vene della creatività. Invece quando abbiamo l'unione mistica, la sacra unione, e l'umano e il divino, e il maschile e il femminile, si legge a vari aspetti, noi siamo creativi, siamo connessi all'universo e siamo creativi. Siamo folli, siamo geni, ok? Folli significa fuori dall'ordinario, dalla mente razionale che ti vuole misurabile, prevedibile e controllabile. Vediamo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, allora mettiamoci situazione attuale. La sfida, subconscio, conscio, passato e imminente futuro. Allora, vediamo. Situazione attuale. Paggio di coppe, qua ci sei tu. Ti sei aperta emozionalmente, ti sei aperta al nuovo, ti sei aperta alle emozioni, sei aperta alle emozioni, sei curiosa, sei amabile, sei dolce, amabile, aperta alle emozioni, aperta a nuove avventure emozionali, alla scoperta emozionale, a nuove scoperte emozionali, come se fossi una bambina, un bambino, il paggio, no? Con questa sete di conoscenza emozionale. Bellissimo. Vediamo qual è la sfida. La sfida è il re di denari. La sfida è la sensazione della struttura delle cose. Cosa voglio dire con questo? La sfida, al di là di una persona o meno, noi stiamo leggendo a livelli più alti, no? Perché ogni persona è una maschera del divino. Come si manifesta a te il divino in questo caso? Con delle persone che ti dicono sii più concreta, sii più concreta, sii più sii più legata alla materia, il denaro sono la materia, sii più concreta, sii più stabile, sii più... No, qua c'è il paggio di coppe che è un sognatore. Allora la mente razionale e il sistema ci vuole schiavi, manipolabili, prevedibili e controllabili, e il sognatore come un poeta o come lo sciamano non è controllabile, non è prevedibile. Allora qua puoi avere a che fare con le maschere del divino sotto forma di persone che ti dicono o ti dicono sii più costruttiva, sii più legata alla materia. No, questa è la sfida che devi superare. Vediamo da cosa sei mossa. Sei mossa dall'asso di coppia, un risveglio spirituale senza precedenti, il tuo cuore gravita di amore, pullula d'amore, il tuo subconscio che è l'anima, vedi come spinge l'anima, spinge questa voglia di apertura emozionale, la conoscenza emozionale, il darsi, e questa è l'unica sfida.
Tieni i piedi per terra, dice il re di denari, chiunque egli sia. No, io prendo i sandali alati come Perseo che scende nelle profondità dei suoi inferi per prendere gli strumenti, tra cui i sandali alati, cioè la leggerezza per uccidere Medusa. Ok? Vediamo su cosa focalizzi l'attenzione. Ti senti un po' bloccata con l'otto di spade o bloccato? Proprio perché c'è questo re di denari che è il divino che si manifesta sotto forma di o persone che ti vogliono scendere giù, quindi mentalmente è come se fossi un po' bloccata, però guarda qua, il subconscio spinge, spinge, spinge. Ok, passato. Qua c'è stata una crisi interiore con la torre che ha portato a questo risveglio nel subconscio, una crisi voluta dall'anima. La torre mi parla della rottura degli schemi, rottura mentale, come vi insegno anche nel video di magia pratica, per le ragazze nuove invito a guardarlo, riguardarlo, impararlo a memoria. Le emozioni che hai avuto nel passato o nel recente passato sono divinità che ti sono servite perché le emozioni servono a rompere la diga della mente. La mente è una diga che ostruisce la visione del resto del mondo animico, dell'anima. È come se non ti fa vedere l'anima questa diga. Ti tiene recisa in degli spazi. Allora le emozioni, quando tu le inglobi tutte, come vi insegno nel video di magia pratica, cosa succede? Le porti all'estremo le emozioni, rabbia, tristezza, gelosia. Non accusi niente all'esterno fuori perché sai che quell'emozione è un Dio che ha l'unico scopo di liberarti dalla gabbia mentale se tu glielo permetti, se tu permetti l'inclusione dell'emozione e la porti all'estremo. Allora le emozioni hanno creato delle crepe fino a rompere una situazione, ma anche a rompere una gabbia mentale. Però diciamo che ti puoi trovare a che fare con un po' di spaesamento, non so se si dice così in questo momento, rispetto alla concretezza che la sfida karmica ti pone. Vediamo cosa succede nell'imminente futuro. Abbiamo un bellissimo 6 di denari e un 6 di spade. Nell'imminente futuro cosa succederà? Che tu metterai ordine e equilibrio in queste dinamiche, crederai nell'unione mistica col tuo sé superiore, dell'umano divino, e il 6 denari mi parla dell'equilibrio raggiunto nonostante il blocco mentale che vedi adesso rispetto a questa tua voglia di espressione sotto forma di doni, talenti, anche a livello materiale. Tu consegui un'abbondanza, consegui un premio, un riconoscimento per questo tuo talento, per questo tuo essere. E il 6 di spade mi parla che da una situazione di gabbia mentale usciamo fuori dalle difficoltà perché ci siamo resi conto che la nostra attitudine ci porta l'equilibrio, il 6 denari a cui stiamo aspirando. Quindi ragazze mie e ragazzi, è una stesa bellissima, mi raccomando sui vostri talenti, capacità, contro la maschera del divino, ok? Che ti vuole controllabile, prevedibile, tieni i piedi per terra. No, sogna, tu devi sognare. Lo strumento del mago è il sogno, è l'immaginazione, è tutta un'immaginazione, è la mente razionale che ci ostruisce le vene della creatività e dell'immaginazione e ti limita. Limita la creatività e tutto. Tu sei una grande creativa, un grande creativo. Lasciati andare e vedrai i risultati. Ok? Wow, ragazzi miei ragazzi, non aggiungo altro, complimenti a tutte e a tutti, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.